Devo ammettere che questa volta questo video non è del tutto farina del mio sacco. Cosa intendo dire? Che il titolo, o meglio l'argomento, mi è stato suggerito niente poco di meno che da YouTube in persona. Devi sapere infatti che periodicamente YouTube invia ai creator una lista di argomenti su cui lui vorrebbe che venissero realizzati dei video, perché nota che ci sono tante ricerche in merito, ma relativamente pochi video che approfondiscono quel dato argomento. Ogni volta resto decisamente deluso da questi suggerimenti di YouTube e vado sempre per la mia strada, perché contengono frasi del tipo «sai che non ci sono abbastanza video su ChatGPT?» e allora puntualmente passo la mano. Ma questa volta l'argomento riguardava un programma che io non avevo mai sentito nominare e ha stuzzicato la mia curiosità, quindi sono andato a cercarlo e a scaricarlo. Due cose mi hanno veramente sbalordito. Si tratta di un programma che esiste da parecchio tempo, pur essendo continuamente e costantemente aggiornato, ma è diffuso prevalentemente oltreoceano. Guardo tanti computer qui in Italia e non l'ho mai trovato installato su nessuno di essi. Ma la cosa che maggiormente ha destato la mia curiosità è stato il fatto che questo programma ha sgretolato negli Stati Uniti ultimamente tutte quante le classifiche di download per quanto riguarda i software freeware, si intende. Allora, dopo averlo scaricato, sono andato a provarlo. E qui sono rimasto ancora più stupefatto, semplicemente perché questo programma fa talmente tante cose e le fa talmente tanto bene che non so come faremo nel corso di questo video a presentarle tutte, ma noi ci proviamo lo stesso e quindi riavvolgiamo il nastro e andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Come puoi notare, questa è la stessa macchina che ho usato nel nostro penultimo video per presentarti una comparativa tra i browser che ho lasciato installati appositamente per una ragione che capirai a breve. Ma adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a procurarci il nostro programma. Come prima cosa andiamo ad aprire il nostro browser di fiducia, qualunque esso sia, visto che questa volta abbiamo anche l'imbarazzo della scelta. Io utilizzerò Google Chrome, ma semplicemente perché sono più abituato ad utilizzare lui. Quindi nel motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale come ai bei vecchi tempi. Effettuiamo la nostra ricerca e faremo riferimento al primo risultato, quello che si riferisce al dominio gentiluomodigitale.it. Quindi facciamoci clic su e nel sito che si aprirà ci porteremo sulla sezione Downloads, qui in alto. Una volta aperta la pagina scendiamo in basso fino ad individuare questo programma qui, quello che si chiama TweakPower. Eccolo. Facciamo clic sul grosso pulsante azzurro File Download e, come potrai vedere, in pochi secondi anche sul tuo computer verrà scaricato questo file. Portiamoci quindi qui in alto, facciamo clic sull'icona e andiamo a fare doppio clic sul file appena scaricato per aprirlo. Possiamo chiudere il browser alle spalle della cartella compressa e fare nuovamente doppio clic sull'unico file presente al suo interno per procedere con l'installazione del programma. Una volta lanciato si preparerà l'esecuzione del software di installazione, quindi dovremo pazientare ma solo qualche secondo, fino a che non ci verrà richiesto di accettare che la app faccia delle modifiche al nostro sistema cliccando sul pulsante Sì. Ed eccoci nella schermata principale di installazione. Prima di procedere possiamo chiudere la cartella compressa che non ci serve più e accertarci che sia selezionata la lingua italiana, a meno che non te ne serva una diversa. Potremmo anche lasciare il resto delle impostazioni esattamente come sono, ma io ti suggerisco di attivare in particolar modo l'ultima, quella che dice controlla automaticamente aggiornamenti del programma, portandola quindi su On. Un'altra cosa che potrebbe risultarti utile è quella di avere l'aggiunta di TweakPower e quindi di tutte le sue funzionalità al menu di scelta rapida, quindi il menu contestuale che andiamo ad aprire con il pulsante destro del mouse. Io personalmente lo trovo comodo, quindi vado ad attivarlo. E fatto questo ci portiamo sul grosso pulsante in basso, quello che dice installa, e ci facciamo clic per procedere con l'installazione, che come vedi è davvero rapida.
rapidissima. Clicchiamo sul pulsante fine per chiudere questa finestra e andiamo a vedere che cosa ci propone il nostro software. Immagino di sapere che cosa stai pensando a questo punto, perché è la stessa cosa che sinceramente è venuta in mente a me, e cioè che il programma sembra abbastanza deludente, perché quello che ci propone alla fine, a parte la creazione di un punto di ripristino, la possibilità di distruggere in maniera definitiva un file di cui non vogliamo lasciare tracce e di verificare gli aggiornamenti, ci propone semplicemente una pulizia completa dai dati lasciati sul computer, come abbiamo già visto che possiamo fare anche manualmente, e in più di tutti quanti i browser, che è il motivo per cui li avevo lasciati installati. Ma in realtà sotto questa scorza si nasconde molto ma molto di più, e le sorprese di questo programma di certo non sono finite. Anzi, andiamo a vedere che cosa succede se clicchiamo su questi 3 trattini in alto a sinistra. Non chiedermi perché, ma a un primo sguardo le vere potenzialità di questo programma sono completamente nascoste, e devo ammettere che ci ho impiegato un po' di tempo a trovarle e capirle. Allora, innanzitutto in alto abbiamo una dashboard che, se vogliamo, è la cosa tutto sommato meno utile. Ci fornisce infatti una panoramica di quello che abbiamo fatto in termini di pulizia. In questo caso i parametri sono tutti quanti a 0 perché non abbiamo fatto nessuna pulizia. Ci dà delle informazioni sul nostro sistema e un quadro complessivo di quello che il programma è in grado di fare per noi, cioè un miglioramento delle prestazioni del dispositivo, che ci dice nessun problema trovato, ma perché non abbiamo ancora effettuato la scansione. Ci dà la possibilità di controllare il livello di sicurezza del dispositivo e di effettuare delle scansioni alla ricerca di malware e altri oggetti indesiderati. Ci dà lo stato del disco rigido, che precedentemente utilizzavamo un altro software separato per valutare, e ci fornisce alcune informazioni sullo stato dello spegnimento e dell'avvio del computer. Tornando di nuovo sul menu principale, oltre alla voce pulizia a cui abbiamo appena dato un'occhiata, abbiamo la possibilità di gestire le cosiddette finestre da questo menu, che in realtà credo sia una impropria traduzione della parola Windows. Se ci clicchiamo su, infatti, vediamo la bellezza di 6 sottomenu, ognuno dei quali ricchissimo di una serie di possibilità, di tools e di impostazioni che possiamo fare. Ad esempio, nel menu che si chiama Operazione possiamo andare a modificare le opzioni relative al mouse, alla tastiera, agli effetti, alla barra delle applicazioni, al menu Start e tanto altro. Per quanto riguarda il menu Comunicazione, andiamo a gestire tutti quanti i parametri di rete, ma non solo, anche a gestire la privacy e la configurazione dei browser. Nelle impostazioni di sistema possiamo andare a gestire le animazioni, le associazioni dei tipi di file, le opzioni relative alle cartelle e molto altro. Nella scheda amministrazione abbiamo la possibilità di configurare gli accessi utenti, i drive, la cache, Explorer, la sicurezza e molto altro. Ancora, dalla scheda stile visivo possiamo configurare le nostre icone, sfondi, screensaver e ancora tanto altro. E infine, dalla scheda privacy, naturalmente tutte quante quelle opzioni afferenti al mondo della privacy. Naturalmente ognuna di queste schede è singolarmente cliccabile e conterrà una serie di sottoschede praticamente infinite, con mille e mille opzioni da configurare. Torniamo quindi sul nostro menu con i 3 trattini e scendiamo sulla sezione Sistema, dove ti segnalo in particolar modo la possibilità di accedere a una serie praticamente infinita di strumenti di riparazione di Windows, come puoi vedere, ma anche la possibilità di ottenere un interessantissimo indice di rendimento del nostro computer. Se infatti andiamo ad aprire questa scheda, vediamo un qualcosa di sicuramente non nuovo, come per la verità sono tanti altri strumenti che sono integrati in questa suite, ma che sono raggiungibili molto facilmente e a colpo d'occhio. In particolar modo questo strumento qui
qui ci va ad indicare quale tra le nostre periferiche costituisca il famoso collo di bottiglia di cui abbiamo parlato in un video precedente e quindi quale sia la periferica che va a rallentare le prestazioni del nostro computer con un comodo sistema di punteggi. Come puoi vedere, il voto attribuito al mio computer è di 4,4 e questo voto viene attribuito sulla base della periferica più lenta di tutte. Quindi a colpo d'occhio posso capire che nel caso di questa macchina virtuale ciò che la va a rallentare è la scheda video e quindi nel momento in cui andrai ad analizzare la tua macchina potrai sapere a colpo d'occhio non solo quale sia la periferica più lenta e che magari se vuoi ottenere una prestazione maggiore puoi andare a cambiare, ma anche un punteggio ed un valore attribuito a tutte quante le altre periferiche installate. Torniamo quindi indietro sul menu principale e andiamo a vedere che cosa ci propone invece la scheda relativa al hard disk. Come puoi vedere anche qui abbiamo una serie di strumenti utili sia per la diagnosi sia per la cura del nostro hard disk. Quindi abbiamo questo Disk Doctor, la possibilità di usare un software di deframmentazione. Attenzione, questo software non va utilizzato nel caso in cui il tuo disco sia un SSD. La deframmentazione si effettua solamente sugli hard disk meccanici. La possibilità utilissima di andare a cercare i file duplicati nell'ambito del nostro sistema e quindi di poter liberare spazio eliminando le copie, la possibilità di cercare dei link errati, quindi dei collegamenti mozzi che possono essere tranquillamente eliminati, un analizzatore dello spazio su disco per andare ad individuare quelle che sono le applicazioni che occupano più spazio in modo da razionalizzare meglio l'utilizzo del nostro hard disk e poi un'altra serie di utilità che io trovo meno utili, eccezion fatta per questo recover deleted files, cioè la possibilità di recuperare i file erroneamente cancellati. In ogni caso ti suggerisco al posto di questa di utilizzare il software Recuva, a meno che tu non cerchi solamente un software unico da installare sul tuo computer per fare qualsiasi cosa, e in questo caso devo dire che tra tutti quelli analizzati in passato ad oggi questo qui risulta essere in assoluto il più completo. Portiamoci quindi sulla voce strumenti dove troviamo tre utilità diverse tra loro. Abbiamo la possibilità di andare ad analizzare per la deframmentazione il registro di configurazione di sistema. Attenzione, questa è una deframmentazione che può tranquillamente essere effettuata anche nel caso in cui tu abbia un disco SSD. È completamente diversa la deframmentazione del registro rispetto alla deframmentazione del disco. Alcuni trovano poco utile deframmentare il registro, io è un'operazione che in alcuni casi ho trovato comunque utile e che continuo a fare, anche se non in ogni caso. Poi abbiamo la possibilità di effettuare sia un backup che un ripristino del registro di Windows. Sicuramente il mio consiglio è quello di fare subito un backup del registro cliccando sul pulsante crea backup dopo essere entrato nella voce relativa, in modo da avere una copia funzionante che può essere utilizzata e ripristinata con la stessa utility nel caso in cui se ne verificasse il bisogno. E infine abbiamo questa voce stranissima che si chiama installa e aggiorna i programmi. Se andiamo infatti ad aprirla, dopo un breve caricamento ci accorgiamo che quello che possiamo fare di qui è gestire tutti quanti i pacchetti opzionali di Windows che vengono sia installati che rimossi grazie a questa applicazione. Quindi siamo in grado anche di effettuare in alcuni casi un debloat del nostro sistema. Abbiamo la possibilità di andare a caccia di aggiornamenti per i pacchetti installati e infine questa particolarissima voce che si chiama rileva pacchi, che in realtà ci consente di installare tutte le applicazioni elencate qui, che sono davvero tantissime, esattamente come facevano Chocolatey e Ninite che ti ho presentato in dei vecchi video. Torniamo quindi ancora una volta indietro e portiamoci sulla voce ottimizza per andare a vedere che cosa ci offre questo programma. Come ti ho premesso, niente di nuovo sotto il sole, ma solamente la comodità
di avere sotto mano praticamente qualsiasi impostazione di Windows desideriamo, con in più una serie di utilità che sicuramente non guastano. In particolar modo in queste 4 schede abbiamo la possibilità di andare ad ottimizzare le impostazioni di sistema, ottenendo magari arresti più veloci di Windows, riduzioni del tempo di attesa per i programmi in crash e così via. Ti preciso che queste non sono singole voci, ma solamente un riassunto di quello che si può fare invece andando a cliccare qui in basso su impostazioni. Se infatti clicchiamo troviamo una serie di voci che è possibile ottimizzare nel nostro sistema in modo da migliorarne le prestazioni e quant'altro. Abbiamo poi la possibilità di accedere rapidamente, non so se ricordi, proprio nel video di ieri utilizzavamo Services per andare ad accedere ai servizi, mentre qui possiamo farlo con un comodissimo clic e andare a gestire i singoli servizi esattamente come vogliamo. Torniamo ancora indietro e vediamo che abbiamo la possibilità di gestire anche gli effetti visivi. Sempre cliccando sul link verde in basso, quello che dice impostazioni, possiamo ad esempio decidere che vogliamo mostrare le ombre del mouse. Ti faccio vedere. In questo momento, come vedi, il mio puntatore del mouse non ha nessuna ombra. Se andiamo qui ad attivarla e clicchiamo sul pulsante ottimizza ora in basso a destra, questo qui per intenderci, andiamo ad attivare l'ombreggiatura del mouse. Come puoi vedere è contornato sul lato destro da una lieve ombra. Disattivo questa opzione per alleggerire la mia macchina virtuale, quindi riclicco su ottimizza ora e il mouse torna ad essere privo della sua ombra. Torniamo ancora indietro e vediamo l'ultima voce abbastanza interessante, cioè ottimizza connessione internet. Ora, ad essere del tutto sincero, questa voce devo ancora testarla adeguatamente, ma te ne do una bella preview. Cliccando infatti ancora una volta su impostazioni, scegliamo la scheda su cui andare a fare le nostre modifiche e cliccando su questa frecciolina possiamo andare ad impostare la velocità effettiva della nostra ADSL. Quindi a seconda della ADSL oppure della connessione in fibra che abbiamo, scegliamo la voce relativa e clicchiamo su ottimizza ora per ottenere appunto una ottimizzazione dei nostri parametri di rete in modo da velocizzare per quanto possibile la nostra linea internet. Torniamo ancora una volta indietro e andiamo ad esplorare questa sintonizzazione intelligente. E questa è forse la funzionalità più interessante tra tutte quelle che ci offre questo programma. Innanzitutto qui in alto, come puoi vedere, abbiamo 3 possibili impostazioni. La modalità economica, che serve sia a risparmiare energia elettrica ma anche a far durare ad esempio di più una batteria di un portatile se non abbiamo un modo di collegarlo alla corrente elettrica, ad esempio nel corso di un viaggio in treno o qualcosa del genere. Quindi attivando la modalità economica rinunceremo a un pochino di prestazioni nel computer, ma avremo una durata della batteria più lunga oppure un consumo elettrico minore. La modalità predefinita, che è la modalità normale di utilizzo di Windows, oppure una modalità cosiddetta booster di gioco che ci consente di migliorare le prestazioni in gioco spingendo al massimo il nostro computer ma facendogli anche consumare un po' più di energia elettrica. Nella parte sottostante abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare la barra di gioco. Io di solito la tengo disabilitata perché la trovo inutile per l'utilizzo che faccio io del computer, oppure di abilitare la modalità di gioco che ottimizza ancora una volta le prestazioni di gioco e rinvia altri processi nelle loro prestazioni, quindi sostanzialmente rallenta alcuni processi di Windows meno importanti nel caso in cui stiamo giocando, ma dà una maggiore priorità a tutto quanto quello che è afferente al mondo del gioco. Abbiamo quindi un'altra interessantissima possibilità che ci viene offerta dalla autopulizia e dal cosiddetto sintonizzatore live. Cosa fa l'attivazione di questa opzione? Sostanzialmente va a ripulire in tempo reale i file non necessari dal computer e va a modulare le priorità dei vari processi in modo da fare andare alla massima velocità il programma che stiamo utilizzando in quel momento, sostanzialmente qualunque esso sia. Nel momento in cui l'andremo ad attivare vedremo che probabilmente, ecco infatti compariranno una serie di finestre in basso
passo che ci consentiranno appunto di fare pulizia e quant'altro sul nostro computer. In quest'ultima scheda, infine, potremo, cliccando su Impostazioni, andare a decidere come effettuare una manutenzione automatica del nostro computer che fa praticamente le stesse operazioni che abbiamo visto, però pianificandola ad un determinato orario che andiamo a selezionare. Tornando invece al menu principale, non riesco purtroppo a mostrarti la funzionalità di backup perché si appoggia sul servizio backup di Windows che su questa macchina è disattivo perché richiede a sua volta l'accesso con un account Microsoft, cosa che in questo momento per alcune ragioni non ho la possibilità di effettuare. Per farmi perdonare, tuttavia, ti voglio mostrare le opzioni che sono davvero interessanti e che trovi sul fondo della barra dei menu a sinistra. Aprendo infatti queste opzioni troviamo la possibilità di fare una serie di configurazioni del programma ed in particolare di decidere magari di distruggere i file ogni volta che li andiamo a cancellare, rendendoli in questo modo irrecuperabili, e di avviare, se lo desideriamo, questo programma automaticamente all'avvio di Windows e di fargli fare tutte quante le operazioni di pulizia e manutenzione in automatico ogni volta che accendiamo la nostra macchina. Come vedi, abbiamo a che fare con un programma dalle 1000 sorprese e dalle 1000 risorse, e mostrartele tutte quante in un unico video nel dettaglio sarebbe stato letteralmente impossibile, ma ci tenevo a presentarti questo programma in modo che tu possa approfondirle anche autonomamente, e magari, se avrai voglia di farmi sapere nei commenti anche come ti sei trovato con l'unica utility che non ho potuto provare, cioè quella di backup, te ne sarò veramente grato. E detto questo, passiamo a dire due parole sulla nostra community, perché ho dei ringraziamenti che faccio davvero molto volentieri. Il primo va a Moreno Vietzer e spero di aver pronunciato correttamente il tuo cognome, caro Moreno. Il secondo ad Alex Lux e il terzo ad Antonio Nabais Pires. Spero anche in questo caso di non essermi intrippato nella pronuncia del tuo cognome. Questi tre gentiluomini infatti sono appena entrati a far parte del club degli abbonati e quindi nel dargli il benvenuto li ringrazio dal profondo del cuore. E siccome questo video è stato già lunghissimo, non aggiungo davvero nient'altro se non che ringrazio anche te per avermi seguito con pazienza fino alla fine ed avermi fatto compagnia in questi oltre 20 minuti di girato. E detto questo, non mi resta che, come sempre, salutarti e darti appuntamento alla prossima.